amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare la vostra settimana, quindi le energie principali e cosa aspettarci, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, abbiamo una settimana con la nostra nave che indica il viaggio effettivamente. Ci sta che in questo periodo magari molti di voi possono affrontare un viaggio, una vacanza, un qualcosa di importante, quindi si tratta anche di viaggio a livello spirituale, metaforico, proprio di desideri, di cambiamenti importanti, una fase di miglioramento e anche di di preparazione, scusate, di preparazione a un nuovo inizio, una nuova fase della vostra vita. Quindi cosa ci vuole dire? Che il momento giusto per avviare qualcosa, per muoversi, anche per programmare delle cose importanti, potrebbe essere proprio l'inizio della settimana. Abbiamo questa montagna un po' particolare come messaggio perché può indicare un blocco o un ostacolo, un qualcosa che dobbiamo fare attenzione. Quindi a maggior ragione se avete programmato un qualcosa, una partenza in questa settimana, magari ad esempio ci potrebbe essere un ritardo nel viaggio, ci potrebbe essere qualche impedimento, oppure fate attenzione a tutto quello che avete programmato di fare e allora meglio verificare prima di muoversi, meglio verificare se tutto è a posto, se tutto è in ordine. Cosa vogliono dire? Magari per chi lo sta programmando da fare successivamente un eventuale viaggio, fate bene perché indica una fase un po' più favorevole per la programmazione e la realizzazione futura, perché magari nel corso della settimana ci sono delle situazioni che devono essere attenzionate, soprattutto quelle che appesantiscono, che magari abbiamo bisogno proprio di liberarci, di chiudere e di lasciare andare e infatti possiamo metterci una bella croce sopra, come possiamo appunto vedere la nostra carta, e poi essere molto più tranquilli, molto più sereni successivamente. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E poi troviamo anche quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia, single. Alcune cose, se volete sapere riguardo amicizia o famiglia, possiamo intercettarlo anche dalle carte presenti, quindi consiglio di ascoltare. Troviamo la rosa, ci parla di unione, di felicità, di gioia, di un qualcosa dove si ritrova l'intesa oppure si ha finalmente la constatazione di un coinvolgimento, di una pienezza proprio del rapporto stesso. Può portare anche a un compimento, a una realizzazione ed eventuali soluzioni anche da trovare insieme. Questa è sempre una cosa bella e positiva. Quindi, tradotto, che cosa vuol dire? Che se c'è qualcosa che non va, tutto viene subito sistemato e quindi non ci sono preoccupazioni, almeno per questa settimana. Ci possono essere a livello esterno, come abbiamo visto da alcune carte, che possono riguardare sia, diciamo, persone, altre situazioni che non dipendono da voi. È vero, possono portare
un po', qualche incertezza, qualche difficoltà, però non dovrebbero toccarvi minimamente perché qui il rapporto appunto è di piena intesa, piena di pieno accordo, anche per vivere dei bei momenti proprio in felicità e in serenità, perché abbiamo visto alcune carte che parlano di ritrovare, di riscoprire anche il rapporto stesso, quindi sia si ha la possibilità di andare a riscoprire delle cose che avevate messo da parte o dimenticato, che ovviamente sono positive, sia anche di andare a risolvere un qualcosa che magari non ha funzionato precedentemente. Per i single, che cosa vogliono dire? Ovviamente quello che ho detto vale anche per un'amicizia o per un familiare. Per i single abbiamo una situazione che può essere principalmente legata a voi, e quindi in serenità e in tranquillità di aprirvi, di godervi questo momento, di, socializzare e conoscere anche altre persone, ecco che si ritrova la felicità, la serenità in questo senso, sia anche se state frequentando una persona, magari è ancora una fase positiva, costruttiva che può essere ampliata, man mano che procede. Di sicuro il girasole indica comunque qualche evento felice, un qualcosa che vi dà gioia. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Allora, troviamo la carta dottore e questa per certi aspetti può riferirsi a una persona che può essere presente, o che dovete comunque affidarvi, magari per dei consigli. In genere si tratta di un professionista, lì, ci possono essere di vario tipo, se ci sono delle situazioni a livello legale, burocratico, eccetera, magari sappiamo che dobbiamo fare un certo tipo di percorso, di iter. Può essere quindi un avvocato, un commercialista, potrebbe essere una persona di fiducia, forse per possibili investimenti, vedendo anche che c'è la carta del denaro, anche magari una persona che può aiutarvi nella ricerca del lavoro stesso. Di sicuro con la carta fedeltà, può essere una persona molto positiva e che vi può aiutare anche a sostenervi a livello non solo di denaro, di, progetti, propositi, proposte soprattutto, quindi circostanze, veramente da valutare con cura, ma anche come, sostegno, come aiuto, come conforto nelle situazioni più difficili. Come possiamo vedere c'è proprio una fase per voi molto, molto importante, perché alcune si vanno a chiudere totalmente, altre magari a trovare finalmente delle, opportunità risolutive, per voi. Sappiamo che quando si trova una soluzione magari ha bisogno poi di tempo per maturarsi e realizzarsi, però già che sapere che finalmente può essere appunto, come dicevo, risolutiva è già una grandissima cosa. Quindi questo vale un po' per tutti quanti. Anche ho accennato qualcosa per chi è alla ricerca, o chi sta pensando a grandi progetti e investimenti, di nuovi acquisti, di casa, eccetera. È una fase di attenta valutazione e quindi si deve verificare tutto quello che si ha a disposizione e soprattutto se alcune cose sono abbastanza vantaggiose per voi. Una fase di rinnovamento in tutti i sensi e magari per chi è in cerca di lavoro c'è qualcuno che vi può aiutare in questa fase di rinnovamento e soprattutto di ricerca, di nuove opportunità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!